Ciao a tutti. Allora, oggi sono qui perché giorni fa ho pubblicato su Facebook questa maglia. È una maglia fatta con la lana, precisamente fatto con l'acrilico. Ecco. Allora, ho pubblicato anche lo schema, però tante amiche mi hanno chiesto se potevo fare il tutorial perché non riescono con lo schema diciamo a leggere lo schema, ecco. Quindi oggi sono qui per iniziare insieme a voi un'altra maglia. Allora, io di solito quando faccio un lavoro non lo ripeto, cioè cancello e non lo rifaccio più. Però, dato che mi sono state fatte tante richieste, quindi oggi ho deciso di farlo. Però questa volta invece di usare la lana voglio usare il cotone, quindi voglio fare una maglia estiva. Anzi, sinceramente non lo so se farò una maglia oppure andrò avanti e farò un vestitino. In questo caso non vi so dire neanche quanto cotone, cioè quanto cotone userò, ecco. Però, diciamo, io lavorerò questo cotone che è un filo di Scozia ed è della Tresfere. È un gomitolo da 100 grammi ed è 260 metri. Qui c'è scritto indica che va lavorato con l'uncinetto del numero 1 ed è come numero del cotone il numero 5. Lavorerò il numero 5. Allora, io di solito non seguo mai scusate, non seguo mai le indicazioni dell'etichetta, se indica uncinetto dell'1, del 2, del 3, io faccio sempre di testa mia, come mi trovo meglio, ecco. Quindi oggi io userò l'uncinetto del 2 e mezzo. Adesso io non riesco a mettere a fuoco, però è l'uncinetto del 2 e mezzo. Allora, quando ho iniziato questa maglia con la lana ho avviato 156 catenelle, sono 155 più una perché questa lavorazione è un multiplo di 3, quindi ho fatto 155 più 1. Oggi invece, dato che inizierò il lavoro con il cotone, quindi il cotone è molto più sottile della lana, aumenterò le catenelle, quindi invece di iniziare con 155 catenelle inizierò con 168 più una. Ok, allora tolgo questo, scusate un attimo che mi sistemo. Ok, allora iniziamo subito. Allora, come ho detto prima, inizio con 168 catenelle più una, quindi 169. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vi faccio vedere anche come chiudo le catenelle quando arrivo, diciamo, alle catenelle che mi servono, come chiudo ad anello. Allora io prendo l'uncinetto, l'ho sfilato qui da dove noi lavoriamo, dove stavo facendo le catenelle, vado nella prima catenella che ho fatto qui e inserisco l'uncinetto, metto le catenelle dritte così, inserisco di nuovo l'uncinetto dove stavo contando le catenelle e continuo il mio lavoro, continuo a fare le catenelle. Quando poi arriviamo al numero delle catenelle che ci servono, quindi non bisogna poi andare lì a prendere le catenelle, girarle tutte dal dritto e dobbiamo fare tutte le catenelle, no, facciamo così, arriviamo alle catenelle e chiudiamo subito con una maglia bassissima e le catenelle sono già dritte, non c'è bisogno di girarle.
io mi trovo comoda così. Comunque, poi ognuno è libero di fare come si trova meglio, ecco. Comunque, andiamo avanti. Quindi dicevo di fare 168 catenelle più una. Ok, eccomi qua. Allora, fatte le 169 catenelle, chiudiamo ad anello con una maglia bassissima. Adesso iniziamo, facciamo 2 catenelle e mettiamo il filo sull'uncinetto due volte, andiamo nella maglia seguente e facciamo una maglia alta doppia. Quindi questa lavorazione è fatta tutta con maglie alte doppie e maglie basse. Allora 1, 2, facciamo 4 maglie alte doppie tutte nella stessa maglia di base. Quindi in una maglia facciamo 4 maglie alte doppie, una catenella di separazione, andiamo nella maglia seguente, facciamo una maglia bassa, maglia seguente, una maglia bassa, una catenella di separazione, 2 volte il filo sull'uncinetto, andiamo nella maglia seguente e facciamo ancora 4 maglie alte doppie. Quindi 1, 2, 3 e 4. Una catenella di separazione, andiamo nella maglia seguente, nella maglia qui, e facciamo una maglia bassa, maglia seguente, una maglia bassa, una catenella di separazione e ripetiamo di nuovo nella maglia seguente le 4 maglie alte doppie. Quindi dobbiamo fare il giro così, 4 maglie alte doppie lavorate tutte nella stessa maglia di base e una catenella di separazione e poi facciamo una maglia bassa, nella maglia seguente ancora un'altra maglia bassa, una catenella e poi ricominciamo a fare le nostre 4 maglie alte doppie. Quindi il giro è così. Adesso ho fatto la catenella, vado nella maglia seguente e faccio una maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, una catenella e ripetiamo le 4 maglie alte doppie. Ok, quindi è andato avanti così per tutto il giro. Eccomi qua, sono arrivata alla fine, quindi ho fatto una maglia bassa dopo le 4 maglie alte doppie e adesso vado a chiudere nella prima catenella iniziale. Ricordate, abbiamo fatto 2 catenelle e poi abbiamo fatto le 4 maglie alte, quindi qui abbiamo le 2 maglie basse. Ok, adesso giriamo il lavoro sul rovescio così e con una maglia bassissima andiamo sulla prima maglia alta doppia, quindi camminiamo con delle maglie bassissime e andiamo qui sulla prima maglia alta doppia, facciamo 2 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto. Adesso dobbiamo fare delle maglie alte doppie in costa davanti, ok, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto e prendiamo, cioè inseriamo l'uncinetto sotto la maglia alta, sotto la costina, così, ripeto, lo faccio rivedere. Non entro, ecco, non vado ad inserire l'uncinetto come facciamo di solito a fare le maglie,
vado proprio qui sotto la costina, prendo il filo e faccio una maglia alta doppia. Facciamo l'altra, così, entro proprio così, ok? Prendo il filo e faccio la maglia alta doppia. 2 catenelle di separazione, di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto e vado a lavorare le altre 2 maglie alte doppie in costa davanti. Quindi vado sotto la costina, prendo il filo e lavoro la mia maglia alta doppia. 2 volte il filo sull'uncinetto, vado nella quarta maglia, così, e faccio una maglia alta doppia. Adesso di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto e passo nel gruppo delle altre 4 maglie alte doppie. Quindi vado nella prima maglia e faccio una maglia alta in costa davanti, così, e lavoro. 2 volte filo sull'uncinetto, vado nella seconda maglia e lavoro una maglia alta doppia. 2 catenelle, di nuovo filo sull'uncinetto 2 volte e vado a lavorare le altre 2 maglie alte, le 2 maglie alte doppie in costa davanti. Quindi vado sempre sotto la costina della maglia alta e faccio una maglia alta doppia. Faccio anche la quarta. Adesso di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto e passo nel gruppetto successivo delle 4 maglie alte doppie e faccio tutto il giro così. Quindi faccio 2 maglie alte doppie in costa davanti, 2 catenelle di separazione e ancora 2 maglie alte doppie in costa davanti. Ok, quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Ok, ci troviamo alla fine del giro. Eccomi qua. Allora, ho finito il giro e adesso vado a chiudere nella prima maglia alta doppia con una maglia bassissima, così. Adesso giro il lavoro sul dritto. Qui siamo sul dritto del lavoro. Adesso faccio una maglia bassa qui nella prima maglia alta doppia che mi trovo qui e faccio una maglia alta, una maglia bassa, scusate, una catenella di separazione, 2 volte filo sull'uncinetto e all'interno delle 2 catenelle vado a fare 6 maglie alte doppie. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, una catenella di separazione, salto la prima maglia alta doppia, vado nella seconda e faccio una maglia bassa, vado nella maglia seguente e faccio un'altra maglia bassa, una catenella, 2 volte filo sull'uncinetto e ripeto le 6 maglie alte doppie nell'archetto delle 2 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6, una catenella di separazione, salto la prima maglia alta doppia, quindi vado nella seconda e faccio una maglia bassa,
vado nella maglia seguente e faccio un'altra maglia bassa, una catenella di separazione e ripetiamo di nuovo le 6 maglie alte doppie all'interno delle 2 catenelle, qui in questo archetto delle 2 catenelle. Quindi il giro è così: 6 maglie alte doppie nell'archetto delle 2 catenelle, una catenella di separazione e 2 maglie basse. Quindi siamo 2, 4, 5 e 6, una catenella di separazione, quindi salto la prima maglia alta doppia, vado nella seconda e un'altra maglia bassa nella maglia seguente. Quindi dobbiamo saltare la prima maglia alta e l'ultima, dobbiamo lavorare le 2 centrali, ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi alla fine del giro. Allora faccio una maglia bassa, ho fatto già la catenella di separazione e faccio la maglia bassa qui. Adesso chiudo nella maglia bassa, nella prima catenella della maglia bassa che abbiamo iniziato il giro, ok? Così. Adesso giriamo di nuovo il lavoro dal rovescio e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto quando abbiamo lavorato le 4 maglie alte doppie. Quindi adesso con delle maglie bassissime arriviamo sulla prima maglia alta doppia, così faccio 2 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto e vado a fare di nuovo le maglie alte doppie in costa davanti. Quindi prendo nella prima maglia alta doppia, vado sotto la costina, così prendo il filo e faccio la mia maglia alta doppia. Di nuovo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado sotto la costina della maglia alta doppia, prendo il filo e faccio la mia maglia alta doppia, faccio la terza, adesso dobbiamo fare 3 catenelle di separazione. Ricordate che quando abbiamo fatto le 4 maglie alte doppie, poi nelle maglie alte doppie in costa davanti abbiamo fatto 2 catenelle di separazione. Quindi adesso invece qui facciamo 3 maglie alte, 3 catenelle di separazione. Queste 3 catenelle di separazione adesso saranno sempre. Ok, allora facciamo 1, 2, 3. Andiamo nella maglia alta doppia seguente delle 6 maglie alte doppie, quindi facciamo la maglia alta 1, facciamo la seconda, 2 e 3. Andiamo nel gruppo successivo delle maglie alte doppie, delle 6 maglie alte doppie, quindi 2 volte filo sull'uncinetto, andiamo sulla prima e facciamo la maglia alta doppia in costa davanti. Quindi facciamo la prima, adesso la seconda e la terza. 3 catenelle di separazione e andiamo avanti con le altre 3 maglie alte doppie in costa davanti. 1, 2 e 3. Vi faccio vedere il dritto. Ecco, il lavoro viene così, con queste maglie in rilievo, ok? Quindi allora i giri sono questi: è un giro sul dritto del lavoro che dobbiamo andare a fare le maglie alte doppie. Adesso le maglie alte doppie saranno sempre 6,
Quindi nel giro successivo adesso noi siamo sul rovescio del lavoro e stiamo facendo 3 maglie alte doppie separate da 3 catenelle e poi ancora 3 maglie alte doppie in costa davanti. Quando poi andiamo a finire il giro dobbiamo iniziare di nuovo come abbiamo fatto il giro precedente. Quindi entriamo nella prima maglia alta, noi chiudiamo qui adesso, quando noi andiamo a chiudere ci troviamo sulla prima qui su questa maglia alta, quindi sarebbe è la prima, la seconda, sulla terza maglia alta ci troviamo, ok? Quindi facciamo una maglia bassa, una catenella di separazione, poi entriamo nell'archetto delle 3 catenelle e facciamo le 6 maglie alte doppie, ok? Poi quando finiamo il giro dobbiamo ricominciare a fare le maglie alte doppie in costa davanti, quindi si fa un giro sul dritto e un giro sul rovescio. Il lavoro è ripetitivo, sono solo questi due giri e poi viene, diciamo, e il punto viene così, ok? Allora andiamo avanti. Quindi facciamo 3 maglie alte doppie in costa davanti, 2, 3 catenelle, vado nella quarta maglia alta doppia, faccio una maglia alta doppia in costa davanti, faccio la quinta e la sesta. Ok, andate avanti così fino alla fine del giro e poi alla fine del giro ci ritroviamo, vi faccio vedere di nuovo come si inizia dalla parte dritta del lavoro e dopo andate avanti da sole, ok? Ok, ci troviamo alla fine del giro. Eccomi, sono arrivata alla fine, quindi vado a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia alta doppia. Adesso giro di nuovo il lavoro sul dritto e facciamo come abbiamo fatto nel giro precedente quando eravamo sul dritto del lavoro, quindi faccio una maglia bassa nella prima maglia alta doppia che mi trovo sotto qua, ok? Poi faccio una catenella, 2 volte filo sull'uncinetto e faccio di nuovo le 6 maglie alte doppie all'interno dell'archetto delle 3 catenelle. Due, 4, 6, una catenella di separazione, salto le due maglie alte doppie, vado nella terza e faccio una maglia bassa. Adesso vado nella maglia seguente e faccio un'altra maglia bassa, una catenella di separazione e ripeto le 6 maglie alte doppie nell'archetto delle 3 catenelle. 4, 5 e 6. Allora, questa lavorazione la dobbiamo fare fino, se il lavoro vi risulta così che è un po' ondulato, no, non fate caso, poi man mano che lavoriamo si sistema, ok? Allora dobbiamo andare avanti così fino a, scusate un attimo, non mi sono preparata il metro, fino a 19 centimetri
19-20 centimetri. Allora io nel maglioncino sono arrivata a 20 centimetri. Voi prendete la misura dalla spalla fino sotto al braccio, quindi sotto l'ascella, e misurate quanto, prendete questa misura, ok? E questo poi quando arriviamo a questa altezza serve per chiudere e formare le maniche. Quindi poi qua noi andiamo a chiudere, quando questo andiamo giù, andiamo a chiudere per formare le maniche, va bene? Ok, allora andate avanti e fate sempre questi due giri. Quindi sul dritto del lavoro lavoriamo le 6 maglie alte doppie. Dopo le 6 maglie alte doppie facciamo una catenella di separazione, saltiamo le 2 maglie alte doppie e facciamo una maglia bassa nella terza maglia alta doppia, e poi facciamo ancora un'altra maglia bassa nella maglia seguente, una catenella di separazione, e andiamo avanti a fare sempre le 6 maglie alte doppie. Quando poi arriviamo alla fine del giro, giriamo il lavoro sul rovescio e con 2 maglie bassissime arriviamo sulla prima maglia alta doppia, quindi facciamo 2 catenelle e poi facciamo 3 maglie alte doppie in costa davanti, 3 catenelle di separazione e ancora 3 maglie alte doppie in costa davanti. Quindi ripetete sempre questi due giri fino a 20 centimetri, va bene? E poi ci ritroviamo. Ciao! Eccomi qua ragazze. Allora io sono arrivata a 20 centimetri, faccio vedere. Oh, scusate, 20 centimetri qua. Allora poi cosa ho fatto? È molto semplice, dovrete mettere in due così il lavoro e dovete sovrapporre tutti i motivi, ok? Metterli tutti uno sull'altro e prendere qui il centro dei due motivi con un marcapunti, quindi poi contare 4 motivi e mettere un marcapunti, e la stessa cosa va qui, ok? Uno di qua e uno di qua. Ora questo si è spostato, comunque ho messo qua un marcapunti al centro dei due motivi, ok? 1 2 3 e 4. Adesso prendiamo l'uncinetto e dobbiamo unire i due lati in modo da formare la manica, va bene? Allora io ho finito il mio giro sul dritto del lavoro, qui questo è il dritto, quindi prendo l'uncinetto, io qui avevo chiuso e ho fatto una maglia bassa, allora chiudo, questa è la fine del giro, che sul dritto si finisce con 2 maglie basse e faccio una maglia bassissima, va bene? Adesso per unire entro nella maglia bassa dall'altro lembo di qua, entro e faccio una maglia bassissima qui nella prima maglia alta, una maglia bassissima, entro qui dove da questa parte entro, prendo anche il lato opposto nella seconda maglia bassa, scusate un attimo, ok, e faccio un'altra maglia bassissima così. Adesso con un'altra maglia bassissima arrivo sulla prima maglia alta doppia, così, 2 catenelle e continuo il mio lavoro intorno alla manica, quindi faccio la prima maglia alta doppia,
1, vado nella seconda, faccio la seconda maglia alta doppia, vado nella terza e faccio la terza maglia alta doppia e andiamo avanti come abbiamo fatto per tutto il lavoro. 3 catenelle di separazione e poi ancora altre 3 maglie alte doppie, 1, 2 e 3. Andiamo nella prossima e facciamo la maglia alta doppia. Quindi dobbiamo andare avanti così. Adesso il lavoro è molto, cioè è facile il lavoro. Adesso dobbiamo continuare a giro e facciamo la manica. Adesso decidete voi se volete la manica corta, se la volete a 3/4, se la volete lunga, decidete voi come volete la manica. Io ancora non lo so se la lascio corta oppure farò una manica a 3/4, non lo so. A me piacciono molto le maniche a 3/4 quindi non lo so, vediamo. In caso adesso facciamo un po' di giri e poi vi faccio vedere come viene la manica. Quindi 1, potete, quando poi lavorate qui in tondo, cioè a giro, dove noi metteremo giustamente il nostro corpo, potete decidere se volete andare avanti e fare una maglietta oppure se volete fare un vestito. Allora, un piccolo suggerimento: se man mano che lavorate vi risulta un pochino stretto, aumentate le maglie alte. Allora, noi quando siamo sul dritto del lavoro, facciamo 6 maglie alte doppie. Ecco, se in caso vi viene stretto, invece di 6 maglie alte ne fate 8. E poi sul rovescio del lavoro, invece di fare 3 maglie alte doppie, 3 catenelle, 3 maglie alte doppie, poi invece farete 4 maglie alte doppie, 3 catenelle di separazione, 4 maglie alte doppie. Ripeto, in caso vi dovesse venire stretto. Ok, allora possiamo andare avanti così. Lavoriamo la manica e poi dobbiamo fare la stessa lavorazione dall'altra parte, da qui. Adesso anche per quanto riguarda la manica, se 4 motivi, perché 4 e 4 sono 8, ok? Quindi se la manica vi dovesse venire larga, per dire, invece di 4 motivi ne chiudete 3, oppure se 4 è stretto, invece di 4 ne chiudete 5. L'importante è che c'è lo spazio per il corpo e se in caso, ripeto, dovesse venire, cioè poi la maglia, se dovesse venire stretta, aumentate le maglie alte doppie. Ok, allora facciamo qualche giro e vi faccio vedere la manica, l'effetto che viene, ecco. Ok ragazze, eccomi qua. Allora io ho lavorato un po' di motivi e sono arrivata a questa altezza. Ho fatto quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 motivi. Ancora devo decidere se voglio continuare oppure arrivare a questa altezza, lasciare così. Ok, adesso facciamo anche l'altra metà l'altro lato della manica e poi potete continuare a lavorare a giro. Allora prendo un altro gomitolo, questo è quello che mi è rimasto dell'ofprone. Vediamo se riesco a togliere questo nodo. Ok, allora dobbiamo fare come abbiamo fatto da questa parte,
è molto semplice, non... Allora, inserisco l'uncinetto nella prima maglia bassa, qui, inserisco, faccio un nodo, anzi lo faccio doppio, ok, e vado qui dall'altra parte e faccio una maglia bassissima. Allora scusate, faccio una catenella, poi entro qui nell'altra parte e faccio una maglia bassissima, se riesco. Ok, adesso entro qui nella seconda maglia bassa e vado anche qui dall'altra parte nella seconda maglia bassa e faccio una maglia bassissima. Adesso lavoriamo come abbiamo fatto nell'altra manica, quindi il lavoro adesso ci risulta dal rovescio, quindi facciamo un'altra maglia bassissima e andiamo sulla prima maglia alta doppia, 2 catenelle e andiamo avanti con il lavoro come abbiamo fatto sempre, quindi non c'è bisogno che vi spiego il punto, voglio dire. Allora andiamo avanti così fino ad arrivare all'altezza dell'altra manica. Ecco, 2 e 3. Quindi quando noi andiamo a chiudere il lavoro ci risulta dal rovescio e noi continuiamo e andiamo avanti così. Quando poi dobbiamo ripetere, dobbiamo riprendere la lavorazione della maglia, inseriamo qui l'uncinetto dove abbiamo chiuso per la manica, quindi entriamo di nuovo qui dove c'è la maglia bassa, facciamo una catenella per alzare il lavoro e poi facciamo una maglia bassa sempre all'interno di questa maglia bassa e andiamo avanti a lavorare tutto a giro. Ok, allora facciamo l'altra manica e poi facciamo qui l'apertura per il corpo. Ok, eccomi qua. Allora, poi io alla fine ho deciso di continuare con la manica e fare le maniche lunghe, ok? Quindi, dato che il cotone è abbastanza pesante, quindi secondo me non aveva senso lasciare la manica, cioè le maniche corte, quindi sono andata avanti e ho fatto la manica lunga. Quindi per fare la manica lunga io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 motivi per quanto riguarda la lunghezza del mio braccio. Quindi voi man mano che lavorate lo provate oppure prendete la misura e fate la misura che insomma la vostra misura. Allora ho finito la manica e ho fatto un piccolo bordino, vediamo, vi faccio vedere. Non mi piaceva lasciare la manica così alla fine, quindi ho fatto questo piccolo bordino. Allora vi faccio vedere cosa ho fatto. Allora io ho finito il mio giro e ho finito con 3 maglie alte doppie, 3 catenelle e 3 maglie alte doppie, quindi adesso sono sul dritto del lavoro e faccio una catenella, entro qui all'interno delle 3 maglie alte, cioè dove c'è l'unione delle 3 maglie alte e il gruppo delle altre 3 maglie alte, entro qui in mezzo e faccio una maglia bassa e ne faccio un'altra, sono 2. Adesso vado direttamente senza catenella di separazione, vado direttamente all'interno delle 3 catenelle di separazione e faccio 10 maglie alte doppie, quindi 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi vado direttamente qui, entro qui e faccio 2 maglie basse e ripeto le 10 maglie alte doppie all'interno dell'archetto delle 3 catenelle. Quindi fate tutto il giro così, 10 maglie alte doppie. Dopo le 10 maglie alte doppie fate 2 maglie basse e poi nell'archetto delle 3 catenelle ripetere di nuovo le 10 maglie alte doppie per tutto il giro. Eccomi qua. Allora, ho fatto tutto il giro delle 10 maglie alte doppie e le 2 maglie basse all'interno qui delle 3 maglie alte doppie. Allora adesso vado con delle maglie bassissime sulla prima maglia alta e faccio una catenella, rientro e faccio una maglia bassa, 2 catenelle. Adesso vado a fare un picciolino, quindi entro qui, oh scusate, entro qui e faccio una maglia bassissima, è scappato, maglia bassissima. Allora 2 maglie basse, facciamo la prima, maglia seguente, facciamo la seconda, facciamo la terza e adesso che abbiamo fatto la terza facciamo 1, 2 catenelle e un picciolino, quindi entro dove ci sono queste 2 costine, qui entro e chiudo con una maglia bassissima, ancora 2 maglie basse, facciamo la terza e nella terza facciamo il picciolino, così 1, 2, terza, picciolino, 1, 2, 3, picciolino, ecco. Quindi andiamo avanti così fino alla fine del giro, facciamo 2 maglie basse, facciamo la terza e sulla terza facciamo un picciolino, 1, 2, 3, 2 catenelle e un picciolino, ok? Allora andate avanti così fino alla fine e arrivati alla fine spezzate il filo, ok? E le maniche sono finite. Ok, finita la manica, adesso nascondete i fili, ok? Adesso andiamo a fare la parte del corpo. Ok, andiamo a fare questa parte. Allora, prendo il filo. Allora, qui ho finito, quando ho chiuso per le braccia, avevo finito sul lato dritto, quindi le 6 maglie alte doppie. Adesso vado ad inserire l'uncinetto qui, nella maglia bassa. Entro, faccio un nodo, allora, quando si hanno ho le mani ghiacciate, quindi 1,
e 2. Quindi faccio la mia maglia bassa, faccio una catenella, poi rientro e faccio una maglia bassa. Adesso siamo sul rovescio del lavoro, quindi dobbiamo fare le 3 maglie alte, scusate, le 3 maglie alte doppie separate da 3 catenelle. Allora facciamo 1 e 2, entro nella prima maglia alta e faccio la prima maglia alta doppia in costa davanti, poi vado a fare la seconda e la terza. Il lavoro adesso è uguale, è come quello che abbiamo fatto fino adesso. 3, 1, 2 e 3. Passiamo direttamente nelle 6 maglie alte successive. 2, 1, 2, 3. Due e 3. Quindi dovete andare avanti, cioè dovete lavorare adesso a giro. Quindi abbiamo iniziato qui, se volete mettete anche un marcapunti, ma credo che non sia necessario. Comunque qui e lavorate tutto a giro. Ok, arrivate qui, fate le 2 maglie basse. Vabbè, ci arriviamo insieme. Intanto lavoriamo e arriviamo qui, ok? Eccomi qua. Allora, scusate, vi avevo detto di fare le 2 maglie basse. No, se eravamo sul diritto del lavoro dovevamo fare le 2 maglie basse. No, invece dobbiamo continuare a fare le maglie alte doppie. Quindi sono arrivata qui dove ho il marcapunti e vado a fare le 3 maglie alte, proseguo, quindi vado a fare le 3 maglie alte doppie, 2 e 3, due e 3. Ecco, quindi dovete continuare così tutto a giro, dovete sempre andare a giro, va bene? Allora faccio un po' di giri e poi vi faccio vedere come viene la maglia, va bene? A dopo. Eccomi qua. Allora io ho fatto un paio di giri per farvi vedere come viene qui, quindi sto lavorando tutto a giro, ok? Questo è il dritto del lavoro. Allora io penso che adesso potete andare da sole, potete andare avanti da sole, quindi poi vi fermate all'altezza che più vi piace, ecco, potete andare avanti e fare un vestito, vi potete fermare prima e fare una magliettina. Allora quando vi fermate, se vi va, potete riprendere lo stesso bordino delle maniche, quindi fate le 10 maglie alte doppie, poi fate un secondo giro con delle maglie basse, 2 maglie basse, e nella terza maglia bassa fare un picciolino. Se volete potete finire così, e anche qui se volete potete fare un giro di maglie basse con dei picciolini, oppure lo potete lasciare benissimo così, decidete voi. Ok, allora io spero che la maglia che il tutorial vi sia piaciuto e che presto lo potete realizzare.
Io vi saluto, vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!